Nel dicembre 2009 per la prima volta il traffico mobile dei dati ha superato quello della voce. Le vendite nel mondo del 2015 tramite i dispositivi mobile si attesteranno sui 119 miliardi di dollari, con una crescita di 7 volte rispetto a quella del 2009. Sono circa 10 milioni di navigatori italiani che accedono alla rete tramite dispositivi mobile, 40% dei 25 milioni di navigatori. If you look in Italy in particular, you see the growth that is expected through to 2014 of sitting around about 80%. In Italy it is even more. So slightly more mature markets such as the UK will continue to grow, but the bulk will come from markets that are as important just like Italy here. Mobile a supporto dell'e-commerce oggi ha, secondo le risposte delle aziende, nessun progetto in corso, 45%, strategia in via di attuazione, 14%, il 5% entro la fine del 2010, quindi di quest'anno, avrà una strategia implementata nell'ambito del mobile, tra il 19 e l'11%, quindi il 30% delle aziende, avrà una definizione della strategia entro la fine del 2011. Obiettivi della strategia mobile. L'aumento delle vendite, come quasi sempre in questi sondaggi, è il primo degli obiettivi, la fidelizzazione avviene per secondo, la costruzione del brand multicanale, l'espansione del marketing virale, la vendita diretta attraverso il mobile, che vuol dire nuove vendite rispetto a quelle attuali, l'aumento delle vendite considera le vendite attuali, e poi raggiungere obiettivi promozionali. Novità che c'era stata nell'iPhone era anche nei sistemi di pagamento. Cioè, se uno utilizza la modalità di pagamento dell'App Store è fantastico, no? Perché un cliente può comprare con una password, quindi la carta viene memorizzata all'inizio dalla Apple e poi viene fatto un billing esattamente come se fosse un billing su una bolletta del telefono, quindi è fantastico, molto molto interessante. Peccato che questa cosa costa il 30% della transazione. 30% della transazione va bene se uno vende loghi e suonerie, certo, se io vendo un logo, cioè voglio dire, gli do anche il 50%, tanto il problema è che io qua vendo un volo, avendo una flat fee che è fissa e quindi non posso assolutamente pagare il 30% a Apple, insomma, qua, il mio account di Berkeley Car sa quanto litighiamo appunto sullo 0, dei prezzi, e quindi questa cosa qua ci sta facendo molto riflettere su qual è la modalità migliore per poter fare questa cosa, perché, e non abbiamo ancora una risposta, perché al momento l'applicazione consente di andare a fare esattamente quello che si fa sul sito web, quindi inserire la carta di credito. And build your site so that they're easy to use, customers can get at the information they're looking at, and in some cases where certainly for me, the first I don't know, a couple thousand clicks that I did, I probably wasn't actually looking to book at that time. So if I could get the information I wanted, that's what that was important to me. Si può parlare del mobile come un fenomeno relativamente nuovo, ma che in prospettiva potrà avere l'assoluta prevalenza in termini di volumi nei confronti dell'e-commerce tradizionale, quello che si fa da casa o dall'ufficio attraverso il proprio PC. Si ipotizza che questo mercato, quindi quello legato all'e-commerce del mobile, in alcuni anni, tra i 5 e i 10, ma normalmente quando queste previsioni, 5-10 anni, di solito sono previsioni molto pessimistiche, di solito 5-10 poi diventano 3-6. Ecco, che questo mercato diventi di un ordine di grandezza superiore rispetto a quello sviluppato finora da Internet. Il mobile e-commerce ha delle peculiarità, qui ne cito solo alcune, per ragioni di brevità. Comunque è basato in prevalenza sulla nostra posizione. Le applicazioni cosiddette LBS, quindi Location Based Services, secondo Gartner, avranno una diffusione esponenziale. Parliamo nel 2012, quindi a un anno e mezzo da oggi, di 526 milioni di persone che accederanno quotidianamente a delle apps, quindi a delle applicazioni su mobile a livello mondiale. I pagamenti poi con il mobile potranno essere molto semplificati. Si parla di una delle prime applicazioni che diventerà virale, sarà quella del money transfer, quindi la possibilità di trasferire pagamenti da persona a persona.
Un altro aspetto molto importante per il mobile è la cosiddetta tecnologia NFC, quindi Near Field Communication, che consente la connettività wireless bidirezionale a corto raggio, cioè io ho il mio iPhone, mi avvicino a un oggetto, questo oggetto mi riconosce, io faccio un trasferimento di informazioni con l'oggetto, qualunque sia l'oggetto, per esempio un oggetto che può qualificare la mia presenza in un luogo, piuttosto che un oggetto che mi consente un acquisto per un teatro, qualunque cosa. Quindi per l'acquisto attraverso per esempio chioschi elettronici di giochi, di file MP3, di video, della prenotazione in un albergo, attraverso un oggetto, non più attraverso una persona, attraverso un nostro mobile. In Italia il mobile e-commerce è ancora in via sperimentale, del resto questa volta si può dire che è in via sperimentale anche in altri paesi del mondo, non certamente Stati Uniti, Inghilterra e paesi occidentali che ci precedono da sempre, ma in molti altri ancora sì. Quindi è ancora un'opportunità. Però soffre degli stessi problemi dell'e-commerce tradizionale, quindi per esempio della logistica e della diffusione della connettività, con un aggravante rispetto al passato che gli operatori devono fare investimenti su nuovi aspetti tecnologici, su nuove tecnologie, non è soltanto un upgrade di quello che hanno fatto fino all'anno precedente, non è soltanto un'estensione del sito. E poi c'è un'altra cosa importante, che il mobile prevede dei nuovi paradigmi di offerta, dei nuovi servizi, dei nuovi prodotti. Il mobile non è prendere quello che ho oggi sul mio sito e renderlo disponibile attraverso il mobile. Il mobile è sfruttare una serie di opportunità che vengono date dalla posizione della persona, dall'acquisto d'impulso, io acquisto perché sono in un certo posto, e dalla diffusione esponenziale. Qui parliamo di numeri che possono diventare giganteschi, perché fino ad oggi noi abbiamo avuto l'accesso a internet attraverso un PC. L'accesso del mobile libera internet, libera l'accesso alla rete. Il mondo sia partito da poco e i numeri, come detto prima, dell'iPad sono ancora, diciamo, probabilmente poco significativi, cioè non hanno ancora raggiunto, diciamo, una massa critica significativa. Per noi invece è stato un successo al di sopra di ogni aspettativa. Qualche spunto interessante in termini di, per esempio, di download. L'applicazione, le due applicazioni per iPhone del Corriere della Gazzetta hanno raggiunto ormai l'una 180.000 download e la Gazzetta ha superato i 200.000, quindi comunque stiamo parlando di sicuramente una base utenti assolutamente significativa. Poi io penso che poi il numero di download sia anche sia abbastanza poco significativo, perché in effetti poi la cosa importante è vedere quanto le applicazioni una volta scaricate vengono poi richiamate, no? Essendo soprattutto gratuite c'è un'usanza da parte degli utenti di cliccare e scaricare, ma poi probabilmente anche lasciare lì e abbandonare. Però per noi sono comunque significativi, perché rappresentano poi un tasso di utilizzo che stiamo registrando sicuramente molto importante. Dal punto di vista invece del mondo dell'iPad, le due applicazioni, siamo attorno ai 60.000 download per il Corriere e 40.000 la Gazzetta, stanno un po' a significare che comunque è un mercato che ipotizziamo ormai attestarsi attorno alle 100.000 unità distribuite, un mercato che tra l'altro prevediamo continuerà a svilupparsi. Sfruttare la possibilità di avere il mobile come elemento di comunicazione one-to-one. Cerchiamo di mandare SMS o email informative con suggerimenti gratuiti o informazioni su come utilizzare al meglio il proprio dispositivo Nokia. Il sito Mobi che nel tempo è diventato comunque un canale informativo privilegiato rispetto al portafoglio dei prodotti. Banalmente, essendo nel menu di tutti i telefoni, Nokia ha un traffico molto elevato. Dopodiché l'altro sforzo è stato quello di ottimizzare al massimo tutta la user experience all'interno del negozio online. La mia raccomandazione è comunque di fare una valutazione attenta al segmento del mobile. È chiaro che adesso non porterà risultati economici particolarmente interessanti, ma nel tempo, e parliamo di un tempo ragionevolmente breve, sarà un mercato di massa esplosivo in cui non esserci vuol dire andare incontro a grandi difficoltà.